Amici di YouTube, bentornati sul mio canale Plasticolando e benvenuti a chi è qui per la prima volta. Oggi vorrei presentarvi un altro bel progettino, veloce, semplice, economico, ma che può essere anche utile. Vediamo di che si tratta. E si tratta di questo. Ora, alzi la mano chi di voi non ha mai avuto, non si è mai scontrato con questo problema, come diciamo così, sistemare tutti i nostri colori che usiamo, diciamo, o li mettete così in un cassetto o anche peggio in qualche borsa, valigia, eccetera. E poi quando dovete andare a cercare qualcosa, dov'è questo no, questo no, questo no, dove diavolo l'ho messo? Questo no, eccetera. E perdete un sacco di tempo, fate una faticaccia. Ora, vediamo come poter sistemare almeno, diciamo, a grandi linee questa cosa. Ora dobbiamo decidere le dimensioni di come fare diciamo, questa struttura per gestire tutti questi colori. Come potete vedere, qui abbiamo diverse tipologie di barattoli di ogni tipo di marca, ad esempio questi barattolini qui della Revel, ma anche della Ambrol, questi qui della Model Master, i Tamiya piccoli, i Tamiya grandi, questi qui sono della Vallejo, ma o anche della Model Air, questi qui della Life Color, cioè c'è di tutto e di più e probabilmente ce ne sono molti altri che non ho. Per cui decidiamo innanzitutto l'altezza del ripiano dove inserirli e deve essere ovviamente riferito a quelli più alti, perché altrimenti se le facciamo per esempio per questa altezza qua, questo poi non entra, ovvio. Per cui iniziamo intanto a capire le dimensioni del ripiano. Ho deciso di farlo così, in pratica, l'altezza della struttura è di circa 48 centimetri. Ho già creato i due laterali che verranno posizionati così e la stessa cosa anche la base, sarà largo 48 per 48, un quadrato. Ora ho realizzato una sagoma in modo tale da ricavare la posizione in cui verranno inseriti poi incollati i vari ripiani. Come potete vedere non sono paralleli ma sono leggermente inclinati all'interno in modo tale che le boccette di colore non saranno dritte così, perché si rischia che poi magari con un piccolo urto vengano in avanti, cadano fuori. Allora le faccio leggermente inclinate verso l'interno in modo tale che resteranno appoggiate sulla parete posteriore e quindi avranno maggiore stabilità. Adesso ritaglio tutte le varie parti che comporranno i ripiani e li incollo insieme. Ho già incollato la paratia di destra, così, il laterale di destra, il fondo e ho messo eh, questa sezione qua posteriore per rinforzare il tutto, infatti è molto stabile. Ora, qui verrà messo la seconda parte, cioè il laterale di qua, di sinistra, e poi la parte sopra. Non so se si riesce a inquadrare completamente, aspetta, vediamo. E poi la parte superiore qua così. Dietro poi dovrò mettere completamente la paratia posteriore. In questo caso io all'inizio pensavo di fare solamente la parte, diciamo dividerla, la parte bassa e una parte alta, però poi ho deciso di cambiare e farò tutto un pezzo unico. Dopodiché metterò tutti i vari ripiani. Ok, allora ho finito di fare la struttura principale, ho messo anche il fondo, adesso devo realizzare 2, 4, 5, diciamo i ripiani, dove poi dopo andranno posizionate le boccettine. Procedo facendoli in doppio strato in modo tale da aumentare la resistenza alla flessione, poi verranno incollati lungo tutto il contorno. Niente, procedo e poi vi faccio vedere come viene.
Per poter mettere nella giusta angolazione il primo ripiano, quello più in basso, dopodiché ho creato delle dime per centrare correttamente gli altri, ho creato questi tre, diciamo, cunei, in modo tale da tenere il primo ripiano durante l'incollaggio con la giusta angolazione. Ecco, così, dovrebbe essere così. Infatti corrisponde a tutte e tre con la dima, in tutte e tre le posizioni corrisponde. Adesso lo incollo tutto quanto e da qui poi parto con le dime a mettere gli altri ripiani sempre con la stessa angolazione. Ecco fatto, ok, così. Poi vabbè, sì, la tolgo dopo la colla con calma. Vediamo. Perfetto, l'angolo è giusto e questo è fatto così, in modo tale che poi anche il successivo piano sarà angolato. E lasciamo asciugare. Qui adesso sto facendo dei miglioramenti con del cartone sottile, molto sottile rispetto a questo, forse la metà. Ho chiuso qui davanti in modo tale da non far più vedere tutte quelle imperfezioni, ho messo un altro strato qua sotto per renderlo più uniforme e adesso sto mettendo uno strato dietro per chiudere queste imperfezioni qua e anche per poi che servirà anche poi da appoggio posteriore e ne metterò due anche ai lati così qua e dall'altra parte per appoggiare poi il primo, come si chiama? Il primo ripiano. Ho fatto il secondo ripiano, come potete vedere qui ho messo il dietro e le fiancatine e dopodiché questo andrà qui così. Qui ho chiuso diciamo la parte diciamo brutta che si vede del cartone con questo, dopo vi faccio vedere come. E adesso sto incollando il secondo ripiano dei 4 che dovrò mettere. Appena finisco vi faccio vedere. Ok, ho messo la colla lungo tutta la parte posteriore e adesso inseriamo così. Non importa se qui sborda un po', poi lo si pulisce. Tanto poi qui verranno messi sopra come qua le paratie, quindi ok, adesso lascio asciugare, ci metto sopra un peso affinché prema bene contro la parte posteriore, lasciamo asciugare. Aggiornamento, ho messo su anche il terzo ripiano, adesso sto facendo il quarto. Per farlo sto facendo un sandwich come gli altri, un sandwich di una base di cartone spessa e due più sottili, in modo tale da sistemare un po' la superficie, renderla un pochino migliore. E per farlo basta semplicemente stendere un po' di colla vinilica su tutta la superficie così. Aspetta, vediamo se si riesce a inquadrare tutto. Con la spatolina basta stendere un po' di colla vinilica così sulla superficie. Dopodiché si prende il pezzo di cartone sottile e lo si attacca. Poi, nell'attesa che la colla asciughi, si mettono sopra dei pesi giusto per evitare che si imbarchi o non si incolli correttamente lungo tutta la superficie. A questo punto attendo che anche questo pezzo qui, l'ultimo ripiano, sia pronto, dopodiché lo incollerò qui in posizione.
Ok, finito completamente, ho messo tutti i ripiani, tutte le parti posteriori e i laterali, adesso devo solamente fare, diciamo qui nelle parti brutte che si vedono, sistemarle con questo sistema qua. Vi faccio vedere, questo sistema si utilizza sempre il cartoncino sottile e vi faccio vedere come poter fare, come lo faccio io almeno. Si prende una striscia di cartoncino larga quanto più o meno quello che serve, poi con un taglierino lo si taglia all'incirca a metà. Questo qui è cartoncino molto sottile, cosa sarà? 2-3 mm forse, 4, 3 non di più. Lo si taglia lungo tutta la parte centrale, così, facendo molta attenzione, molto piano. Si gira anche dall'altra parte e vabbè, può rompersi, qui adesso lo sto facendo veloce per questioni di video, ma dovete farlo lentamente e viene via, si sfoglia in queste due metà. Qui l'ho già ritagliato, quindi a questo punto qui vedete che c'è tutta questa parte diciamo così rimasta delle onde del cartoncino. Allora, utilizzando la parte piatta del taglierino, non quella non tagliente, lentamente, molto lentamente, si sfoglia via tutta diciamo, queste parti rimanenti finché non resta la parte liscia. Vi faccio vedere già una parte ripulita, che è questa qua. E adesso questo qui praticamente è cartoncino che si può ritagliare come fosse un foglio di carta, lo ritagliate a misura e lo si incolla. Adesso faccio l'operazione e poi vi faccio vedere come viene. Ecco fatto, ho finito, ho messo tutte le coperture dei vari ripiani e anche i laterali, adesso manca soltanto la colorazione. Con della colla, un pennellino, la uso per diciamo chiudere le imperfezioni rimaste lungo tutti i bordi. Eventualmente se si sbrodola così, con un po' d'acqua la si rende liquida e la si sistema. Poi una volta che si asciuga diventa trasparente, per cui poi la vernice sopra non la nasconde completamente. Ecco, facendo così, piano piano, sistemando nei punti dove proprio ci sono i buchini, come qua ad esempio, no? Si prende e si fa così. Una volta asciutto poi viene tutto sigillato senza problemi. Ecco così. Adesso sistemo ovunque dove ci sono ancora queste imperfezioni. Quando la colla sarà poi asciutta passerò alla colorazione. Ora sto dando una base di colore bianco a tutta la struttura in modo tale che faccia da base per i successivi colori, in quanto il cartoncino è troppo scuro, perciò renderebbe tutti i colori, le successive mani diciamo più scure. Così invece dovrebbe dare più luminosità a tutto quanto. Ho ritagliato da delle vecchie riviste che avevo, doppie, triple, alcune foto di natura modellistica e ho deciso di metterle come sfondo dei vari ripiani, dividendoli per tipologie: navale, figurini, civili, militari, aeronautica, eccetera. E praticamente ritaglio dalle riviste, tipo queste qua, no? Da queste riviste qua, ritaglio le varie immagini, le varie tipologie che ho qua, figurini, eccetera, e più o meno faccio una specie di collage con della colla vinilica, gliela spalmo dietro, leggermente annacquata in modo tale che non crei uno spessore troppo grosso, e poi lo incollo in posizione nel ripiano.
così. Ok, e adesso questo qui è aeronautico, quindi vediamo di metterlo qua, ad esempio, vediamo qua. Posizionato, poi si prende uno straccetto e si tolgono eventuali bolle o imperfezioni. Ok, e si prosegue. Ecco fatto, finito, completamente finito. Ho messo su tutti le varie immagini nelle varie tipologie, dopodiché ho dato una mano di plastificante protettivo finale in modo tale da rendere la superficie un po' più resistente. E adesso procedo a inserire tutti i colori e vediamo come viene. Nel ripiano più basso metto questi qui della Tamiya che sono più pesanti rispetto a questi, perché c'è il vetro, e vediamo un po'. Allora adesso li metto così, vediamo i colori. Vabbè, adesso li metto così a casaccio, poi senza starli troppo a guardare i colori, poi magari dopo li sistemo un po' meglio. Nel ripiano più in alto metto questi qui della Model Color che sono più leggeri. Dividendo, vedete che ci sono due tipologie, quelli con i tappi neri sono quelli per l'aerografo, quelli con i tappi bianchi quelli per pennello. Allora li divido nelle due, mettiamoli qua gli altri. Ed ecco qui, finito. Ho messo tutti i vari colori divisi per tipologie. Adesso qui bene, me ne mancano ancora un po' da inserire. Eventualmente qui sarebbe necessario fare una seconda rastrelliera, perché diciamo che questi non sono tutti i colori esistenti, ce ne sono molti altri, quindi lo farò in futuro. Per il momento questi qui questo sistema mi ha risolto un grande problema, che era quello appunto di rintracciare immediatamente i colori. Per estrarli è semplicissimo, basta premere qua e viene fuori molto velocemente. Ecco fatto. Ok, siamo alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel like in modo tale da supportare il mio canale. Iscrivetevi, così almeno sarete avvisati per i prossimi lavori che vi ho fatto vedere, che sto realizzando, e vi porterò al più presto. Tanto è solo un click, non vi costa niente e mi aiuterete tantissimo. Per il resto vi saluto tutti e vi aspetto ai prossimi video. Ciao!